Ascendit, oggi parliamo del bipiede Shadow della Audere. Eh sì, oggi parliamo di bipiede per tiro a lunga distanza, una parte della nostra piattaforma d'arma normalmente un po' sottovalutata e invece è una parte molto importante, direi fondamentale. Vi parlerò in particolare di questo bipiede, il modello Shadow della Audere. Audere è un'azienda che produce tutta una serie di articoli che troverete sul loro sito dedicati appunto al mondo delle armi, al mondo dell'attività sportiva che si svolge in poligono. Se andate a visitare il loro sito, vi metterò in descrizione il link ovviamente all'azienda, vedrete che ci sono davvero tantissime cose molto interessanti. Nel mio caso stavo cercando un bipiede da tiro per elevare un pochino lo standard di precisione della mia piattaforma d'arma che voi già ben conoscete. Fino adesso ho utilizzato dei bipiedi repliche, prodotti in Oriente, di buona qualità, ma non certo di livello professionale. Ultimamente quindi stavo pensando di fare un gradino in più, di acquistare un oggetto quindi di un livello un po' superiore per migliorare la mia precisione nei tiri a lunga distanza. Per far questo avevo non poche pretese, me ne sono scritte. Stavo cercando un bipiede che avesse tutta questa serie di caratteristiche, ve le elenco. La prima, la leggerezza. Volevo un bipiede che fosse leggero, che non andasse ad appesantire troppo appunto la mia carabina, anche perché la utilizzerò per eventi sportivi e quindi ho necessità di non portare oggetti troppo grandi e ingombranti. Volevo poi un bipiede che avesse le gambe regolabili in tutti i sensi, nel senso di poterle angolare su varie posizioni, anche una diversa rispetto all'altra, e ovviamente regolabile anche in lunghezza. Cercavo poi la regolazione del cant, ossia la possibilità di poter inclinare la carabina rispetto al bipiede per adattarsi alle asperità del terreno e mantenere sempre la carabina in bolla. Come se non bastasse, volevo un attacco rapido per poter agganciare velocemente o sganciare velocemente il bipiede dalla carabina a seconda appunto delle mie necessità, e lo cercavo anche con attacco arca, perché da poco ho installato sulla mia carabina una slitta modello arca di cui vi parlerò in un altro video. Volevo poi che avesse dei piedini intercambiabili, cioè non soltanto quelli classici in gomma che troviamo, ma anche dei piedini diversi che fossero adatti ad esempio all'utilizzo sul prato, quindi in ambientazioni più campali. E come se tutto questo non bastasse, volevo anche che avesse un prezzo accessibile, non un prezzo esagerato, perché noi sappiamo che se andiamo a vedere, a cercare in giro bipiedi di livello qualitativo ovviamente elevato, i prezzi sono in genere molto alti. Ebbene, non ci crederete, ma tutte queste caratteristiche le ho trovate appunto nel bipiede modello Shadow prodotto dalla Audere. Smontiamolo e vediamolo nei particolari. Eccolo qui, guardate anche quanto è bello oltretutto. E questo non è male, perché peraltro si integra perfettamente con lo stile della mia carabina. Allora andiamo ad analizzare i vari punti di cui vi ho parlato prima. Vi ho detto che lo volevo leggero. Questo bipiede pesa soltanto 300 grammi perché le gambe sono in carbonio, tutto il resto è in alluminio di altissima qualità. Le gambe sono regolabili con angoli di 45 gradi semplicemente azionando questo pulsante. Come vedete possiamo scegliere anche posizioni completamente diverse una rispetto all'altra, e questo fa sì che sia possibile quindi adattarsi a qualsiasi terreno. Naturalmente le possiamo anche mettere in posizione orizzontale per il trasporto quando utilizziamo la carabina non in appoggio. Un'altra cosa, ovviamente le gambe hanno la possibilità di essere stese, cosa molto interessante, basta premere un pulsante, quindi basta soltanto un dito, e questa è una cosa molto utile perché quando ci troviamo dietro la carabina è molto comodo poter premere soltanto un pulsante, tirare giù e abbiamo l'estensione. In questo caso ecco l'estensione completa di questo bipiede, quindi un'altezza considerevole direi. Vi avevo parlato anche della regolazione del cant, e infatti questa leva che vedete qua dietro serve appunto a regolare il cant, ossia l'inclinazione della testina superiore, basta allentarla anche di poco e vedete che la parte sopra può basculare di ben 20 gradi.
Un'altra cosa che ho scoperto ovviamente soltanto dopo averlo ricevuto è che veramente è realizzato così bene che basta stringerlo anche poco e la testina sopra si blocca perfettamente. Nei modelli economici normalmente questa cosa non avviene, ossia dobbiamo stringere a morte per far sì che la parte sopra si blocchi, ma poi con le vibrazioni degli spari praticamente, soprattutto sul calibri tipo il mio che è un 308, piano piano si allenta e ogni tanto vi trovate la carabina che si va a inclinare e dobbiamo ristringerle. Questa invece stringe benissimo anche semplicemente facendo poca forza, non abbiamo quindi bisogno di serrare a morte. Vi parlavo dell'attacco rapido, infatti come vedete c'è l'aggancio rapido, peraltro si può avere in due modelli. Io l'ho scelto con l'aggancio arca perché è un tipo di aggancio molto utile per le attività sportive, che ho da poco installato infatti una slitta arca sulla mia carabina, ma c'è anche la versione con l'attacco per la Picatinny che peraltro costa meno. Vi ho parlato anche dei piedini intercambiabili, ebbene sì, su questo modello come vedete i piedini intanto sono in gomma morbida, non quelle gomme rigide che poi non fanno veramente aderenza sulle superfici lisce. Queste sono una gomma molto morbida, infatti hanno dimostrato un'aderenza molto buona, ad esempio sul banco da dove ho sparato nel video che vedrete appresso. In dotazione ci sono anche questi due piedini con le punte d'acciaio che sono intercambiabili in modo molto veloce, basta inserire un cacciavitino, una brucolina, quello che avete in questo foro, premere leggermente, praticamente i piedini hanno questa puntina in metallo con una molla che va giù e è possibile estrarlo. Lo inseriamo dentro al posto dell'altro, lasciamo la puntina sale e si blocca all'interno appunto della gamba del bipiede. Quindi un sistema molto rapido, molto comodo e il fissaggio è davvero solido. Infatti un altro punto a favore di questo bipiede che mi ha fatto davvero piacere quando l'ho ricevuto, e lì ho capito di aver acquistato un prodotto con una lavorazione molto precisa, un prodotto di qualità, il fatto che questo bipiede non presenta nessun tipo di gioco, ossia se noi spostiamo ad esempio la gamba da una posizione all'altra, quando lasciamo non c'è il minimo gioco, il minimo movimento, non si muove assolutamente, e questo in tutte le posizioni. Lo stesso vale per i piedini, una volta che li abbiamo inseriti non fanno nessun movimento, non basculano, diciamo così. Questa cosa mi piace davvero tanto perché ogni gioco che abbiamo sul bipiede potrebbe portare un errore al momento del tiro anche di pochissimo, ma se spariamo un bersaglio piccolo molto lontano è probabile che quei pochi centimetri di errore causati appunto dal movimento dei giochi del bipiede portino il nostro tiro fuori bersaglio. Ed infine l'Audiere è riuscita a soddisfare anche la mia ultima necessità, ossia un prezzo non esagerato. In effetti questo bipiede costa meno di 190 euro in questa versione, meno ancora se lo prendete con l'attacco per la Picatinny. Naturalmente vi metterò in descrizione il link al prodotto così potete andarvelo a vedere da soli. Adesso andiamo subito in poligono dove lo proveremo. Io effettivamente l'ho già provato, eseguirò una serie di tiri su un target metallico da 20 cm posto a 550 metri e vedrete come tramite l'utilizzo di questo bipiede davvero stabile, davvero comodo anche nelle regolazioni, sono riuscito a fare tutti i centri. Ed eccoci in poligono, il target è da 20 cm, si trova a 550 metri. Ok, bersaglio colpito. Come vedete il bipiede offre un'aderenza molto buona sulla tavola di legno che è abbastanza liscia, diciamo così. Mi è piaciuto molto il fatto che non ci sono assolutamente giochi, quindi la posizione risulta davvero molto ma molto stabile. Giornata un po' ventosa, la telecamera tende un po' a muoversi perché è appoggiata lì a fianco a me, quindi risente delle vibrazioni dello sparo, però l'immagine mi sembra che si veda abbastanza bene. C'è un certo miraggio perché in questi giorni ovviamente fa molto ma molto caldo. Allora, a conti fatti non posso che approvare questo bipiede e sono davvero contento, devo dirvi la verità. Rimarrà ovviamente adesso sempre fisso sulla mia carabina Ruger Precision Rifle in 308, ormai è lui diciamo il bipiede che ho scelto per le mie attività da poligono. Mi saranno molto utili ovviamente le punte in acciaio per quando andrò a sparare nei poligoni che hanno diciamo delle situazioni un po' più campali. Il bipiede, non ve l'ho detto, vi arriva con un normale blister di quelli
quelli plastici, visto che insomma dentro alla fine non c'è poi molto, c'è il bipiede e i nostri due piedini accessori, con una breve descrizione dietro ovviamente delle caratteristiche. Ringrazio quindi Laudere per avermi permesso di avere un bipiede finalmente di un livello, diciamo, un pochino superiore, un po' più tecnico, senza spendere un capitale. Io e la mia Ruger vi salutiamo, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanellina così non perderete i prossimi video e noi come sempre ci vediamo qui su Sandit.